C'ho l'acquolina in bocca, è veramente invitante. Amatriciana, ma alla calabrese. Pasta alla ionica. La pasta alla ionica è come una matriciana con l'aggiunta di un bel peperone rosso. Che dire, sarà approvata dai laziali? Vediamo. Procederemo come se dovessimo fare una matriciana classica, quindi con il nostro guanciale che metteremo in padella per farlo rosolare per bene. E poi ci prepareremo il sugo che avrà dei San Marzano, qualche pomodoro fresco che ci sta sempre bene nella stagione giusta e ovviamente poi l'aggiunta del peperone rosso. Lo possiamo sbollentare rapidamente per rimuovere la pellicina oppure, come facciamo noi, lo arrostiamo perché vogliamo il massimo da questo vegetale, quindi vogliamo esaltare i suoi sapori arrostendolo. Probabilmente la via migliore, soprattutto quando è caldo e non vogliamo accendere il forno, è quello di metterlo sul fornello. Questo diventerà tutto bello nero, carbonizzato, il vapore lo cuoce all'interno, poi rimuovere la pellicina nera sarà un gioco da ragazzi. Avremo un peperone cotto e con quel buon profumo di verdure alla griglia. Oliamo il nostro peperone prima di carbonizzarlo. Fiamma alta per questo lavoro. Questo diventerà tutto bello nero, carbonizzato, il vapore lo cuoce all'interno, poi rimuovere la pellicina nera sarà un gioco da ragazzi. Quando abbiamo fatto lo mettiamo in una ciotola, lo copriamo e lasciamo che il vapore dall'interno continui a cuocerlo, poi si spella in un attimo. Copriamo con la pellicola e lo lasciamo per una decina di minuti. E mentre aspettiamo prepariamoci il pomodoro. Veramente c'è poco da levare. Questi datterini sono molto polposi. Naturalmente se volete fare prima potete anche utilizzare semplicemente una passata. Non è che dovete necessariamente prendere dei pomodori freschi, a me piace così, soprattutto quando ci sono dei pomodori freschi in stagione. Pulirlo adesso è un gioco da ragazzi, guardate che bello! Perfetto, adesso questo poi lo pastiamo. Intanto in questo tagliere schiacciamo 2 spicchi d'aglio che utilizzeremo per il soffritto che va ad aggiungersi al nostro pomodoro e peperone, e poi ci prepariamo il guanciale. Listarelle, proviamo a farlo a listarelle, più o meno così.
Naturalmente, come per la matriciana classica, non useremo olio in padella, non serve perché il guanciale è grassissimo di suo, anche se nella ricetta cosiddetta originale di Amatrice parlano dell'aggiunta di un filo d'olio per fare un soffritto prima di aggiungere il guanciale. Perfetto, adesso aggiungiamo un pizzico di sale, adesso il resto quando sarà pronto lo facciamo ritirare in padella, ma prima ovviamente ci rosoliamo il nostro guanciale. Cuociamo sempre il guanciale a fiamma medio-bassa, così non diventa troppo cotto all'esterno e quando arriverà a rosolatura all'esterno sarà cotto all'interno per bene. Notate la quantità di olio che è stata già rilasciata dal guanciale, ragione per cui non si aggiunge mai l'olio mentre si cucina il guanciale. Naturalmente il guanciale non cuoce tutto alla stessa velocità, se vediamo che qualche pezzettino è pronto, è cotto, lo leviamo, non deve rimanere necessariamente per aspettare gli altri. Quello al centro soprattutto qui sarà il primo a essere cotto, questo va benissimo per me e quindi lo levo. Leviamo gli ultimi 2 pezzettini di guanciale e quindi aggiungiamo l'aglio su questo bell'olio rilasciato dal guanciale e appena si imbiondisce lo leviamo e ci mettiamo il pomodoro e lo facciamo andare e ridurre per un bel po'. Nel frattempo mettiamo la pasta a cuocere. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, perfetto, è giunto il momento del pomodoro. Il pomodoro e il peperone bello, quindi adesso faremo un bel po' di schizzi. Speriamo di non coprire il microfono più che altro. Pronto? Pronto? Ok, qui faremo veramente un bello splash. Perfetto, tutto sommato è andata benissimo, ci è andata di lusso a noi. Facciamo ridurre questo sugo e poi aggiungiamo qui dentro il guanciale, la pasta, mantechiamo un secondino ed infine ci incorporiamo il pecorino. Assaggiamo per vedere se va bene di sale. Delizioso. Dobbiamo aggiungere il sale però qui. Saliamo. E vediamo se questi calabresi hanno ragione a farla nel loro modo, la matriciana, con questo peperone aggiunto. Diciamo che il sugo è più dolce, sicuramente. Bisogna vedere nel contesto completo insieme al guanciale e al pecorino se in effetti lega bene. Proveremo. Ci siamo, questo sugo si è ridotto per bene e non rimane altro che incorporare qui dentro il guanciale e poi la pasta quando è finita la sua cottura. Oggi ho usato uno spaghetto quadrato, tanto così per variare, ma qualunque tipo di pasta può andarci qui dentro benissimo. Allora, via, incorporiamo il guanciale, così i sapori si uniscono e non dimentichiamoci il basilico. Aggiungiamo qualche fogliolina di basilico nel nostro sugo e poi un paio di foglioline a decorare il piatto finale. Queste grosse le mettiamo dentro e poi le leviamo. Ecco, questo è il segretino. Ci siamo, la pasta è pronta. Adesso la portiamo qui ed uniamo tutto quanto. Poi impiattiamo e come sempre la vostra Flavia Diamante si sacrifica e l'assaggia. Mantechiamo questa bellezza
e poi a fiamma spenta uniremo il pecorino. Adesso la vostra Flavietta prova a saltare la pasta. Spegniamo ed incorporiamo il pecorino e quindi infine impiattiamo. Pecorino, giriamo, guardate che bellezza, è veramente invitante, non è? Perfetto, ed ecco a voi la matriciana calabrese o anche pasta alla ionica. Allora sarà quindi una variazione eccentrica calabrese o ha un senso questa pasta? Vediamo. È senz'altro più dolce, più rotonda della amatriciana laziale. E io adesso che l'ho provato sono sicura che lo metterò nel mio menù perché è deliziosa. E fino alla prossima, divertitevi in cucina e fateci sapere nei commenti come fate la vostra amatriciana calabrese ionica. Ionica con la J. E secondo te aggiungere un peperone ad una matriciana è un'eresia o una variazione geniale? Scrivetelo nei commenti.